E poi abbiamo naturalmente la testimonianza di Dante, che trova deplorevole il fatto che un papa abbia voluto andarsene, una vigliaccata, dice Dante in sostanza. Infatti lo mette fra quei poveracci che non sanno decidere, al limbo addirittura, e lo chiama colui che fece per viltà il gran rifiuto. La RAI continua a proporre di nuovo questo documentario e ricordo che errare è umano ma perseverare è diabolico. Ma come un accademico di quel rango dice una cosa e tu che non sei nessuno gli vai contro? Eh sì, perché ha detto una cazzata, cioè non è che se la dice un accademico allora diventa vera, rimane un accademico ma che ha detto una cazzata. E vabbè, ha detto che si trova nel limbo, invece si trova da un'altra parte, come sei puntiglioso, sarà stata una svista. Dici? Sentiamo cosa dice a un minuto di distanza. Sempre parlando di Dante, Davide è un po' stupito che Dante abbia potuto mettere nel limbo e criticare così violentemente non solo un papa, ma un papa che era in odore di santità e che infatti sarà canonizzato. Rai, dammi retta. Ma che poi il limbo è proprio famoso perché lì ci finiscono quelli che, se nati dopo il cristianesimo, non ebbero battesimo. Questo era un papa, cioè a occhio il battesimo l'aveva ricevuto. E vabbè, Patto, oggi ce l'hai con la Rai. No, sentiamo cosa dice la 7. Le azioni di un uomo, famoso soprattutto per il ritratto severo che ne avrebbe fatto un suo contemporaneo, Dante Alighieri. Infatti la tradizione vuole che nella Divina Commedia Celestino V sia stato collocato nel girone degli ignavi. Insomma, quello lì si trova nel girone degli ignavi, che, a parte che ignav con qualsiasi desinenza è una parola che non compare mai nell'opera, e questo passi, ma l'inferno è diviso in cerchi, non in gironi. Ci sono solo 3 gironi che suddividono il settimo cerchio dei violenti, cioè il settimo cerchio è diviso in 7 gironi, ma gli altri sono cerchi. Ma poi lì, dove si trova quello lì, ci troviamo prima del primo cerchio, che, guarda un po', sarà proprio il limbo, ci rinuncio. Tutto questo mio entusiasmo lo trasmetto a te perché io ci tengo a Dante e penso che gli ruoterebbero i testicoli se scoprisse che dopo più di 7 secoli importanti mezzi di comunicazione italiani continuino a dare informazioni che, se le ripeti a un'interrogazione a scuola, prendi l'insufficienza. E non venitemi a dire, ma sono interpretazioni, perché se no dico pace e sicurezza e chi ha letto il testo posto in ultima posizione della Bibbia sa che faccio scoppiare un casino. Benvenuto nel mio format Risolvo Dante, dove do una sola spiegazione, basandomi sul metodo scientifico, di un verso alla volta, o una terzina, di quelli più enigmatici della commedia. La spiegazione che, basata su ciò che Dante lesse e scrisse, risulta essere al momento la più valida, mettendo da parte le altre eventuali alternative. Non diffondo verità assolute, uso il metodo scientifico per arrivare a una tesi supportata da prove testuali. È un cammino. Se trovate un commento che sostiene soltanto la tesi che spiego io in questo video, scrivete l'autore nei commenti, così tutti i meriti vanno a lui che l'ha detta per primo. Non ho letto tutti i commenti pubblicati da quando Dante è morto e non me ne frega di prendermi meriti altrui. Non pubblicizzo neanche il mio nome, quindi pensa a te quanto me ne frega della fama tra gli uomini. Condivido gratuitamente i miei studi cercando un confronto. In questo video, prima di dare la soluzione, mi vedo però costretto a smentire quella quasi unanime che trovi aprendo un commento a caso della commedia, e cioè che chi fece per viltà il gran rifiuto sia, invece vedremo proprio come non possa essere, Papa Celestino V. Ci troviamo nel terzo canto della prima canzone. Abbiamo appena superato una porta e troviamo la prima folla che starà in quel luogo per sempre. La porta con scritto anche lasciate ogni speranza voi che entrate non è la porta dell'inferno e quella folla non è quella degli ignavi. Spiego questi altri 2 errori, tanto oggettivi quanto diffusi, nella mia spiegazione scientifica al terzo canto che trovate in descrizione nel canale. Ma arriviamo al punto. Tutti gli indizi testuali remano contro a sostenere che quello sia Celestino V. 1. Verso 36. Che visser senza infamia e senza lodo.
Dimettersi dal ruolo di papa quindi non sarebbe un'infamia? E Celestino V visse con grande lode, tanto che praticamente stavano solo aspettando che morisse per farlo santo. Quindi in un certo senso potremmo dire che Celestino V visse sia con infamia che con lode, invece questi senza l'una né l'altra. 2. Verso 49. Fama di loro il mondo esser non lassa. Ma come? Il primo papa che si è dimesso da quel ruolo? Forse, perché altri papi si dimisero prima di lui, ma anche di questo non ho trovato traccia nei commenti che ho consultato, non ha lasciato fama di sé? Lo conosciamo ancora, cioè perlomeno per il fatto di essersi dimesso e a cosa portarono quelle dimissioni. Quando si dimise Benedetto XVI si disse che c'erano dei precedenti, infatti anche Celestino V si era dimesso. Si è lasciato molta fama, sappiamo ancora chi è nonostante sia morto nel 1296 e non solo grazie a questi versi che tra l'altro neanche sono riferiti a lui. Stesso discorso per le alternative, Ponzio Pilato, Esaù o qualsiasi altro nome famoso che i commenti propongono che in quanto famoso deve essere escluso dato che fama di loro il mondo esser non passa. 3. Verso 64. Questi sciaurati che mai non fur vivi. Come può essere Celestino V? Che poi, se per vita si intende seguire il Cristo, che nel Vangelo di Giovanni 14,6 Gesù gli disse io sono la via, la verità, la vita, e ricordo i primi 3 versi di quest'opera, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai, trovai di nuovo, non mi persi, o proprio il contrario, per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Mi permetto di dire che forse il povero eremita Pietro da Morrone, Papa Celestino V, è uno dei papi che più si avvicinò a seguire il Cristo, che è la vita. Ricordo che Gesù parlava a folle di persone, vive ovviamente, dato che erano lì che lo ascoltavano, dicendo che se volevano vivere, eccetera. Uno che tra l'altro si chiamava Pietro, era uno di 12 fratelli, con la madre di nome Maria e il padre di nome Angioliero, ma vabbè. Ma affrontiamo finalmente la terzina dedicata proprio a quel personaggio. Poscia, dopo, ch'io vebbi qualcuno, riconosciuto, conosciuto di nuovo, vidi e conobbi, per la prima volta, l'ombra di colui che fece per viltà il gran rifiuto. Intanto fermi tutti, perché Dante sceglie con cura ogni singola parola, è Dante. Qui scrive che prima riconosciuto qualcuno e poi conobbi, quello là nello specifico. Che differenza c'è tra conoscere e riconoscere? La stessa che c'è, per la lingua italiana è banale, ma a quanto pare per gli accademici no, tra bere e ribere, giocare e rigiocare, ammalarsi e riammalarsi. Nel primo caso si parla di un qualcosa che si fa per la prima volta. Sono andato in una nuova città e ho conosciuto per la prima volta Beatrice. Nel secondo caso si parla di un qualcosa che si fa di nuovo, collegata alla prima. Sono riandato in quella stessa città e ho riconosciuto, dopo la prima, Beatrice, sempre quella. E qui Dante ce la sta mettendo proprio tutta per dirci che prima qualcuno l'ha riconosciuto, però poi conosce quello là per la prima volta. Chi spiega questi versi spesso ci mette l'anima per spiegare dove Dante avesse potuto conoscere Celestino V, come, perché, e così facendo, dimostrando che già l'aveva conosciuto, conferma come quello là non possa essere Celestino V, perché appunto non c'è scritto che Dante lo riconosce, ma che lo conosce per la prima volta. Ora, su questo naturalmente abbiamo ricevuto delle domande come quella di Angela, che dice: vabbè, ammettiamo che sia davvero Celestino V, perché anche su questo si è un po' discusso, non è che Dante lo dica, però chi altri può essere? E Dante dice: quando io ho incontrato questo, l'ho riconosciuto, vidi e conobbi colui che fece il gran rifiuto. Quindi Dante l'aveva incontrato Celestino V? Se adesso dice l'ho riconosciuto, e Angela vorrebbe sapere appunto dove Dante poteva averlo incontrato. È possibile? Sì, è possibile, perché nel 1294, appena eletto Celestino V, che si trovava a Napoli, il comune di Firenze ha mandato a Napoli un'ambasciata per omaggiare il nuovo Papa.
E noi non sappiamo chi c'era in quell'ambasciata, quindi non è che possiamo affermare che c'era Dante, ma Dante in quel momento stava cominciando seriamente a impegnarsi in politica. E noi pochi mesi dopo lo troviamo che interviene nei consigli comunali e che è già un uomo di una certa autorità. E quindi, facendo 2 più 2, la probabilità che Dante sia davvero andato in quel 1294 fino a Napoli e abbia visto di persona Papa Celestino, non si può assolutamente escludere. Citando il Vangelo di Luca 23:34, Gesù diceva: Dante, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dice proprio così quel versetto, va a controllare. Adesso mi fermo io un attimo. L'accademico in questione è specializzato in altro. Gli voglio bene e lo perdono. Non cito neanche il suo nome, non ce l'ho con lui. Io ce l'ho con 2 entità. Chi dovrebbe spiegare Dante, invece mi sembra spieghi un altro libro, e gli importanti mezzi di informazione che non chiamano un insegnante di letteratura italiana a caso per spiegare che quell'individuo, chiunque esso sia, certamente non si trova né nel limbo né in alcun girone. Ultima cosa, poi la finisco. In un altro mio video, che metto in descrizione, spiego come un altro noto scrittore abbia pubblicato il peggior libro di sempre sull'inferno dantesco, proprio di sempre, intitolato A riveder le stelle, dove scrive, anche lui 2 volte di fila, quindi non è una svista, di come Dante incontri Rachele e i patriarchi nel limbo, ancora questo limbo che miete vittime e insufficienze. Ripeto, il problema per me non è chi sbaglia, e si sbaglia tutti, ci mancherebbe, ma che l'apparato intorno a chi sbaglia non abbia fatto notare, magari corretto, tra le varie ristampe, che quei personaggi Dante proprio non li incontra nel limbo. Non si parla di interpretazione, si parla di errori oggettivi, dal mio punto di vista gravissimi. Ma bastava, in questo caso, del limbo dei patriarchi di Rachele, arrivare a leggere il secondo canto. Dovì era che mi sedea con l'antica Rachele, disse Beatrice, a meno che anche Beatrice sia nel limbo, ma consulterò i commenti a questo punto perché sono confuso. Poi, se io che non sono nessuno sbaglio a pronunciare una parola nel mio sconosciutissimo canale YouTube, me lo fate notare subito e fate benissimo e continuate a farlo, per favore. Questi famosissimi sparano sulla Rai o su Mondadori chissà quante, non voglio saperlo, copie vendute o ascoltatori, quasi il massimo dei voti nelle recensioni. Boh. Sì, vabbè, Patto, sbagliano tutti tranne te, allora dillo te chi è questo che fece il gran rifiuto. Facile dire che non è chi non è e contestare. Dai tu l'alternativa più valida degli altri, diffondi la verità illuminata, invece di fare il fenomeno e criticare e basta. Allora, intanto io, prima di permettermi di provare a spiegare Dante col metodo scientifico, mi sono letto, nei limiti del possibile, quasi tutto ciò che lui ha letto e scritto. E le soluzioni spesso si trovano là. Non mi sono svegliato, illuminato una mattina, ci sono anni di studio, sempre pochi, ma sempre di più, dietro a questa decina di minuti di video. Di questo verso enigmatico, la soluzione si trova nella Bibbia. Nel Nuovo Testamento, infatti, ben 3 Vangeli su 4, non poco, parlano di questo personaggio, senza citare il suo nome. Fama di loro il mondo essere non lassa. Uno che rifiutò di seguire il Cristo, fece il gran rifiuto, perché stava bene economicamente sulla terra e non voleva rinunciare a ciò che aveva, per viltade. Questo innominato è stato chiamato il giovane ricco, dove tra l'altro Pluto il ricco nella commedia è definito il gran nemico e qui stiamo parlando il gran rifiuto. Ricchezza e morte sono 2 concetti strettamente collegati nella commedia. Ti cito un Vangelo a caso che parla di lui e il video finisce qui. Se non ti ho convinto, pace, cioè l'obiettivo non è convincerti ma farti ragionare basando le teorie su prove testuali, cercando di spiegare ciò che Dante scrisse con un metodo scientifico. Vangelo di Matteo 19 da 16 a 30. Ed è con tale, nessuno dei 3 Vangeli che ne parla riporta il suo nome, fama di loro il mondo essere non lassa. A Gesù, si avvicinò e gli disse, Maestro, parola che compare ben 5 volte in 1-3, più del solito, Dante ce l'ha messa davvero tutta. Che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Egli rispose, perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, qui che mai non fur vivi, osserva i comandamenti. Ed egli chiese, quali? Gesù rispose,
non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tu come te stesso. Il giovane gli disse: ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, il gran nemico, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, qui tegno l'anima è triste, poiché aveva molte ricchezze, da qui giovane ricco. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli.